Nel 255 a.C., dopo la decisiva vittoria di Capo Ecnomo, ai Romani si apriva la strada per l'invasione dell'Africa. Le legioni romane allora sbarcarono presso Capo Bon e si disposero ad assediare e poi conquistare il centro di Aspida. Intanto da Roma uno dei due consoli al comando fu richiamato lasciando la conduzione della guerra al solo console Marco Attilio Regola, con 40 navi, 15.000 fanti e 5.000 cavalieri, il cui compito era la conquista di Cartagine. I cartaginesi richiamarono il generale Asdrubale, che stanziava ad Eraclea in Sicilia. Quando questi tornò con 500 cavalieri e 5.000 fanti, gli strateghi cartaginesi si risolsero a fermare sul campo l'avanzata romana. Giunto l'esercito romano presso Utica, i cartaginesi decisero di dare battaglia, prima che questo centro cadesse in mani nemiche. Tuttavia, inopinatamente, i cartaginesi si schierarono su di un terreno scosceso e collinare, in cui non avrebbero potuto utilizzare efficacemente in battaglia la loro superiore cavalleria. Il comando romano si accorse dell'errore nemico e alle prime luci dell'alba fu ordinato alle legioni di assalire il colle dove erano stati schierati i cartaginesi. In un primo momento le fanterie mercenarie cartaginesi resistettero coraggiosamente ai romani avanzanti, ma presto furono soverchiate dai reparti che arrivavano dalle retrovie. In questo contesto, in cui la cavalleria e gli elefanti risultavano del tutto inutilizzabili, ai cartaginesi non rimase altra soluzione che la fuga. Marco Attilio Regolo a questo punto si avvicinò a Cartagine accampandosi presso Tunisi. Di qui invitò i cartaginesi a iniziare trattative di pace. Tuttavia le trattative si conclusero con un nulla di fatto, poiché Marco impose delle condizioni troppo gravose ai cartaginesi, che rifiutarono l'accordo. A questo punto nel racconto di Polibio la realtà si mischia con la leggenda, poiché lo storico narra che un certo Santippo, arrivato in città da Sparta, convinse i cartaginesi di poter battere i romani se gli fosse stato assegnato il comando dell'esercito. I cartaginesi, secondo la leggenda, essendo disperati, accettarono la proposta. Fu così che un nuovo esercito punico, forte di 12.000 fanti e 4.000 cavalieri, oltre che 100 elefanti, marciò contro i romani. I due eserciti vennero così nuovamente a battaglia, con i cartaginesi che schieravano gli elefanti in una lunga fila davanti alla falange cartaginese, affiancata alle ali dai reparti di cavalieri accompagnati da reparti mobili di fanteria. Va sottolineato come sulla destra la falange cartaginese fosse costituita da truppe mercenarie. Anche i romani si schierarono a battaglia, con i veliti davanti ai manipoli dei legionari affiancati a loro volta dai cavalieri. I generali, una volta valutato opportuno il momento, ordinarono ai loro eserciti l'attacco. Una volta che i due eserciti giunsero a contatto, le cavallerie romane vennero ben presto messe in fuga da quelle cartaginesi, mentre le fanterie romane sul lato sinistro misero in fuga le truppe mercenarie cartaginesi, inseguendole fino all'accampamento punico. Purtroppo però il resto dello schieramento romano fu accerchiato dalla cavalleria punica e schiacciato frontalmente dalla falange cartaginese. I romani rimasti sul campo finirono dunque accerchiati e ben presto vennero sbaragliati. Dall'esercito romano si salvarono appunto circa 2.000 uomini, ovvero le truppe che avevano sfondato l'ala sinistra cartaginese, che poi ripararono ad Aspida, mentre il console Marco venne fatto prigioniero con 500 uomini. L'eco della disfatta giunse a Roma, che reagì mettendo in mare un'imponente flotta per recuperare i soldati asseragliati ad Aspida. Giunta la notizia che i romani armavano una flotta, anche i cartaginesi si misero di buona lena ad allestirne una loro, per contrastare quella romana che verosimilmente di lì a poco sarebbe giunta in Africa. Così, presso Capo Bon, 350 navi romane si scontrarono contro la flotta di 200 navi puniche, sconfiggendole. La marina militare romana catturò così 114 navi nemiche e finalmente imbarcò i superstiti della battaglia di Tunisi.
Tutto sembrava volgere nuovamente a favore dei Romani, quando presso Camarina, in Sicilia, la flotta fu colta da una tremenda tempesta che affondò la maggior parte delle navi, lasciandone intatte solo 80. Alla notizia i cartaginesi si galvanizzarono e velocemente allestirono un esercito ed una flotta nuovi, mentre i romani si convinsero ad operare solamente tramite azioni terrestri. La guerra per il dominio della Sicilia, che sembrava essere sul punto di terminare, sarebbe invece durata ancora a lungo.